Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi presento qualcosa che tutti stanno impazzendo, la vogliono tutti. Sto parlando di Tonex Editor, sarebbe dovuto uscire il 27 febbraio, ma IK Multimedia si è presa qualche giorno in più per poter sistemare, migliorare alcuni aspetti che ancora non erano come si aspettava. Uscirà il 13 marzo, ma sono stato autorizzato a farvi vedere qualcosa, vi faccio vedere la beta, ovviamente dopo la sigla. Io sono Leonardo Toro e questo è Like an Amp. Bene ragazzi, prima di iniziare con il video vi chiedo se avete voglia di iscrivervi al mio canale. Vedo che pian piano il numero di utenti che guardano i miei video iniziano a aumentare, appunto gli iscritti cominciano a diventare di più rispetto a prima, però vi chiedo uno sforzo ulteriore: iscrivetevi al canale, poi mettete un bel like e un commento, ditemi cosa ne pensate dei miei video in generale, se avete qualche domanda da farmi. Come sapete io sono sempre disponibile. Poi se ancora non avete comprato Tonex One, Tonex Pedal o qualsiasi altro prodotto di quelli che vi presento, solitamente sotto il video in descrizione c'è sempre un link sponsorizzato. Se avete voglia di aiutarmi a continuare a vedere questi contenuti, fate un acquisto, non vi costa niente, però mi fate un grandissimo favore. Adesso andiamo con la preview. Allora, prima di tutto la prima cosa che dovete fare sicuramente è aprire IK Multimedia Product Manager e andare a cliccare su Upgrade. Io l'ho già fatto perché non riuscivo ad aspettare, quindi ho già installato l'ultima versione, infatti come vedete 1.9.0, voi troverete un'icona in stile upgrade come questa, basta cliccarla, seguire tutta la procedura e avrete installato il software. Al termine dell'installazione vi andrete a troverete due Tonex Editor e Tonex. Perché? Alcuni di voi si chiederanno perché ce ne saranno due, scusate che non li avevo aperti, fatemeli aprire. Perché ce ne sono due? Allora, il motivo è semplice. Sostanzialmente è stata replicata, ora non so se questa era l'idea di IK Multimedia, però siccome io ho usato per parecchio tempo Helix, è stata un po' replicata l'ecosistema di Helix, cioè Tonex Editor servirà a gestire i pedali, quindi Tonex One, Tonex Pedal, bianco, nero, grigio, qualsiasi sia, non importa. Il Tonex invece servirà per andare a fare le catture e per gestire i toni che utilizzeremo all'interno del computer, ad esempio nella DAW. Questa divisione in effetti è molto intelligente. In passato mi è capitato spesso che qualcuno di voi mi abbia scritto, molti di voi mi abbiano scritto per dirmi: ciao Leonardo, quando mettiamo il pedale come interfaccia sentiamo due volte il suono del pedale e il suono del plugin, come faccio a rimuovere questa cosa? Ecco, in questa maniera quando viene utilizzato Tonex Editor il problema non si pone, perché sostanzialmente sentiremo solo l'audio in arrivo dal pedale. Un'altra cosa interessante è il fatto che potremo creare tutti i suoni all'interno di Tonex, quindi la versione software all'interno della DAW, salvare i preset e poi trasportare questi suoni all'interno dell'editor in maniera assolutamente trasparente. Basterà salvarli e ce li ritroveremo direttamente sul database dell'editor. Una cosa importante è cambiata, ve la faccio vedere. Allora, questo è Tonex. Come potete vedere manca la parte editor, il tab editor non c'è più, c'è Home e Modeler, quindi Home per gestire i suoni all'interno del computer, Modeler per creare le catture. Fine, stop, semplicissimo, non ci sono più dubbi, non ci sono più problemi e questa cosa ce la siamo levata dalle scatole. Andiamo su Tonex Editor. Scusate, chiudo un pochettino perché sennò poi lo zoom non funziona come dovrebbe. Qui abbiamo due tab, Editor e Librarian. Come vi dicevo prima, su Librarian troviamo tutti i toni che abbiamo nel nostro database. Il database è in comune tra Tonex Editor e Tonex Software, la versione software che serve a gestire i toni all'interno dei plugin della DAW o quando utilizziamo l'applicazione come standalone. Da qui possiamo selezionare i preset che abbiamo già fatto con tutti gli effetti, i toni che abbiamo all'interno della nostra versione di Tonex Max, quelli che abbiamo scaricato, quelli che abbiamo acquistato, insomma sono tutti qui.
E dopodiché i toni di Tonenet sono tutti e tre messi qui belli in fila. Scusate, ci metto un po' a caricare perché sono senza internet a casa e quindi ho un po' di difficoltà con internet. Come vedete qui ci sono tutti i toni che arrivano da internet, quindi tutta la libreria di toni è tutta qua a colpo d'occhio. Dopodiché cosa facciamo? Abbiamo creato un preset sul nostro software che usiamo, ripeto, sulla DAW, lo vogliamo passare sul pedale? Lo prendiamo, lo trasciniamo, lo mettiamo qua, lo sovrascriviamo e quindi abbiamo sovrascritto, abbiamo passato questo preset all'interno del pedale. Adesso usiamo l'editor. Come potete vedere l'editor ha un po' la struttura precedente, l'unica differenza è che qui possiamo andare a gestire tutte le caratteristiche del suono, i cab, gli effetti e così via. Qual è la differenza? Grandissima differenza con la vecchia versione, che adesso il pedale comunica con il software in maniera full duplex, quindi sostanzialmente in entrambe le direzioni. Se guardate qui, se io sposto i bassi, come potete vedere, i bassi si spostano anche sull'interfaccia, medi, alti e così via, tutti i controlli. Ovviamente io sto utilizzando adesso Tonex One perché sostanzialmente secondo me è quello che usufruisce di più, è avvantaggiato di più su questo software, perché avendo pochi controlli cambiare tutto dall'interfaccia è una figata. Prima invece si doveva entrare sui vari menu e non si potevano configurare tutte le cose, quindi su Tonex One è una rivoluzione. Come vedete è collegato il Tonex One, qui vedete l'icona appunto del pedale che abbiamo collegato. Qui possiamo semplicemente, se andiamo a vedere ad esempio un normalissimo ampli, qui possiamo selezionare il cab che abbiamo all'interno del tone model, oppure utilizzare una IR customizzata, oppure possiamo utilizzare una virtual IR, spostare i microfoni, insomma fare tutte le cose che potevamo fare nella vecchia versione, lo possiamo fare direttamente qui nell'editor, direttamente all'interno del pedale e sentire direttamente l'effetto in tempo reale, e questa è diciamo una piccola rivoluzione. Un'altra cosa che possiamo fare è andare a gestire, scusate, il global setup, il trim, il main volume, decidere che tipo di tuner vogliamo, se lo vogliamo in muto o in true, la reference, stessa cosa se vogliamo il cabinet in bypass o attivo, monitoraggio on o off, insomma tutte le impostazioni che potevamo vedere prima. Ovviamente nel caso in cui utilizzerete il pedale avremo molte informazioni in più. Ecco, se IK Multimedia non ha ancora implementato il MIDI over USB, sinceramente non so se lo farà mai, ma mi sono posto questa domanda: che cosa succederà con l'aggiornamento del firmware alla versione nuova a tutti quelli apparecchi di terze parti? Come sapete, all'interno delle community molte persone hanno lavorato per implementare il MIDI, specialmente sul Tonex One, anzi sul Tonex One perché non è fornito, e hanno creato appunto dei piccoli apparecchi da collegare al pedale per poter espanderne le caratteristiche. Ho visto anche in Italia abbiamo un prodotto che si chiama Ercoso, l'ho visto sulla community Gamma, non so effettivamente se continuerà a funzionare. Se qualcuno di voi lo ha acquistato, se ne è costruito uno tramite i vari progetti che ci sono in giro su internet gratuiti, su GitHub eccetera eccetera, me lo faccia sapere perché sono molto curioso. Io direi che sostanzialmente è tutto, non c'è nient'altro da farvi vedere, perlomeno non in questa fase. Poi magari se avete dubbi, se avete delle curiosità, scrivetemelo nei commenti, io cercherò insomma di rispondervi come faccio sempre. Magari faremo più in avanti qualche tutorial non appena la versione sarà stabile, quindi non ci saranno più modifiche, però dovremmo essere, come dicevo prima, più o meno al 99% sicuri che non ci saranno modifiche se non miglioramenti. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, è molto importante per me, mettete un commento, un like e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!